Buongiorno, analizzeremo oggi una particolare pratica di Tai Chi, una forma che potrebbe essere inserita in un'esercitazione o un esercizio di Tai Chi Chi Kung. È una forma di Tai Chi non molto comune, difficilmente da trovare in internet e per questo motivo la studieremo in modo particolareggiato. Questa forma è una forma nello stile Yang, è una forma breve dei 13 movimenti e la particolarità è che viene eseguita all'interno di un quadrato. In pratica si eseguono tre quadranti cardinali partendo da nord e nell'esecuzione iniziale è nella versione anti-oraria, mentre invece nella seconda parte, per altri tre quadranti, la direzione sarà oraria. Quindi ci troveremo in una situazione abbastanza complessa perché eseguiremo i movimenti prima con le mani, le gambe sinistre e destre, mentre ci troveremo ad eseguire la seconda parte esattamente al contrario. Quindi è una forma molto utile per il coordinamento, per la memoria, per stimolare tutte quelle esperienze che ci può donare il Tai Chi. Nella prima parte di questo video vedremo il primo quadrante e poi seguiranno negli altri successivi video tutti i quadranti successivi fino alla copertura completa della forma. Buona visione! Iniziamo adesso a analizzare i singoli passi della forma, movimento per movimento. Il primo movimento è il classico di apertura, con l'apertura a sinistra. Il posizionamento del corpo è rilassato, le spalle sono morbide, le braccia sono lungo il corpo, non stiamo su attenti, mi raccomando, perché non dobbiamo irrigidire il corpo. Le braccia quindi sono morbidamente lungo il corpo. Il primo movimento prevede un inizio con uno yin, quindi un inspiro, facciamo un inspiro profondo e contemporaneamente spostiamo il nostro peso sulla gamba destra perché dobbiamo alzare il piede sinistro, quindi dobbiamo fare in modo che sia facilmente spostabile. Il peso quindi stando sulla gamba destra ci consente di alzare morbidamente il piede sinistro e per posizionarlo a una distanza comoda in modo tale che sia si crei uno spazio, una nostra sfera pari alla larghezza delle nostre spalle. Quindi il movimento prevede uno spostamento a sinistra, il piede si appoggia sulla parte laterale e nel momento in cui spostiamo il peso per portarlo 50 e 50 stiamo completando la fase yang. Quindi nella fase yin abbiamo inspirato, nella fase yang stiamo espirando e le mani con tutte le braccia si spostano leggermente verso l'avanti per poi posizionare i palmi delle mani direzionati verso il terreno. E questa è la conclusione del primo movimento. Vediamolo completo.
Il secondo movimento è un movimento che non prevede spostamento del corpo né tantomeno delle gambe, prevede semplicemente un richiamo delle due mani al nostro corpo, facendo un movimento circolare. Quindi apriremo con un movimento in, quindi un'altra volta inspiro, movimento circolare per avvicinare le mani al corpo. Non devono toccare, non dobbiamo arrivare a toccare il corpo, devono stare ad una distanza abbastanza buona, diciamo non troppo attaccate. I gomiti sono aperti, non dobbiamo mai chiudere i gomiti, perché se chiudiamo i gomiti praticamente riduciamo la respirazione, cioè la respirazione diventa più difficile. Se noi manteniamo invece i gomiti aperti, abbiamo una postura anche più dritta, abbiamo un equilibrio maggiore sulle nostre tre sfere e quindi garantiamo il posizionamento corretto anche delle mani. Una volta richiamate le nostre mani nel movimento in, il seguente movimento è uno yang, quindi abbiamo una fase di espiro. Lo yang prevede uno spostamento della nostra sfera verso nord, perché ci troviamo in direzione nord. E questo è il secondo movimento. Rivediamolo. Il terzo movimento richiede un'altra volta riavvicinarsi delle nostre mani al corpo, esattamente come prima, quindi un movimento in, questa volta le mani verranno spostate verso il basso, mantenendo sempre i palmi verso il basso. Quindi richiamiamo, inspiro e yang, espiro. Vedete, il corpo non si muove, è fermo. Il quarto movimento prevede una formazione di una sfera. In questo caso dobbiamo spostare il peso sulla gamba destra perché, come vedremo, ci sarà uno spostamento del piede sinistro. Quindi avremo necessità di spostare il peso sulla gamba destra in uno yin, quindi inspiro, formando la sfera. In pratica la mano destra si apre posizionandosi col palmo verso l'alto, mentre l'altra si alza mantenendo il palmo verso il basso e formando una sfera che copre l'intero corpo. È comunque una posizione difensiva. Questa è una inspiro e come vedete il peso è sulla gamba destra, ma il nostro corpo è comunque lineare, mantenendo l'equilibrio delle tre sfere. Non stiamo con la schiena storta, stiamo belli dritti, posizionati in modo tale che un asse che penetra nella testa esca esattamente dalla parte opposta. A questo punto c'è il movimento di Yang, quindi prevede uno spostamento di 90 gradi del piede sinistro in modo tale che vada a posizionarsi in direzione ovest. Quindi ci troveremo con il piede destro in direzione nord e il piede sinistro in direzione ovest. Il movimento Yang prevede uno spostamento del peso sulla gamba sinistra e quindi un espiro. Lo sguardo deve essere nella direzione del movimento. Il seguente movimento prevede, sempre in movimento in, dover alzare la punta del piede destro, perché lo dobbiamo muovere, quindi avendo messo tutto il peso sulla gamba sinistra, la gamba destra può essere alzata comodamente, come vedete non c'è peso sulla gamba destra e può essere alzata. In questa forma si prevede quindi lo spostamento del tallone che prende il posto della punta, quindi abbiamo lo spostamento di un piede e nella fase in, quindi un ispiro, abbiamo nel momento in cui il piede riprende posizione a terra, abbiamo la mano destra che si porta in una posizione pang, mentre la sinistra semplicemente ruota per posizionarsi davanti e formare una piccola sfera.
Vedete, la posizione dei piedi non sono diverse da quelle iniziali, sono una verso nord e l'altra verso ovest. Le posizioni dei piedi sono molto importanti, vanno rispettate, perché in base alla posizione corretta del piede c'è anche un movimento corretto di tutta l'altra parte del corpo. Ci troviamo quindi in una posizione yin. La fase successiva è uno yang, quindi un respiro. Lo yang prevede uno spostamento in avanti della nostra sfera, ma condotto non con il movimento delle mani o delle braccia, ma spostando l'anca con un movimento del piede sinistro di 45 gradi. Spostando il piede di 45 gradi, in pratica stiamo muovendo la nostra anca per far forza e spostare il peso verso la gamba anteriore. Con il movimento dei 45 gradi del piede, come vedete, il movimento dell'anca segue e fa seguire anche il movimento delle braccia che si pongono in funzione del movimento dell'anca. Contemporaneamente il nostro ginocchio della gamba destra si muove verso la punta e dovete stare attenti che il ginocchio non sopravanzi mai la punta per evitare che ci sia uno sbilanciamento verso l'avanti. Dobbiamo essere sempre posizionati in modo tale che la nostra posizione sia stabile. Quindi vediamolo, spingo lo yang e nella fine del movimento yang la posizione si viene a trovare con il piede sempre verso nord, il piede destro, mentre il piede sinistro è andato in posizione nord-ovest. La fase successiva richiede invece un raggruppamento delle braccia, quindi un movimento di richiamo delle braccia, quindi posizione in, stiamo andando verso la parte posteriore, ci muoviamo indietro, ma non ci muoviamo indietro con la schiena, non stiamo richiamando qualcosa, non stiamo tirando. Dobbiamo richiamare in modo tale che ci sia un incasso dello corpo verso il basso. In pratica, stiamo facendo questo movimento. Quindi è un movimento seduto. Ci siamo sedendo in sostanza. Stiamo richiamando dietro l'intero corpo. Una volta richiamato indietro, il braccio destro è posizionato in obliquo, il braccio sinistro ha la mano che sta al di sotto del gomito, come se stessimo reggendo il braccio, e in questa posizione i nostri gomiti sono comunque aperti. Questa è la fase in, quindi abbiamo fatto un inspiro. La fase yang è un movimento dell'anca, è l'anca che si muove, ma dobbiamo stare attenti che muovendo l'anca il ginocchio del piede destro non segua il movimento dell'anca, ma lo contrasti, perché se noi dovessimo seguire con il ginocchio anche il movimento dell'anca, ci troveremmo con una posizione scomoda e pericolosa del ginocchio. Quindi il ginocchio deve tendere verso l'esterno, quindi mentre noi giriamo con l'anca, il ginocchio destro tende verso l'esterno, mentre l'altro ginocchio anch'esso tende verso l'esterno. Quindi ci troveremo in una posizione di poter muovere solo l'anca e il movimento del braccio destro e del braccio sinistro è dato semplicemente dal movimento dell'anca. Questo movimento, con il peso tutto sulla gamba sinistra, viene direzionato ad ovest, come anche lo sguardo che va nella direzione del movimento. Questo è un movimento yang. Dopodiché avremo il movimento yin, quindi un altro ispiro. Il movimento yin è semplicemente un posizionamento del braccio destro in una posizione pang parallelo al terreno, mentre l'altro braccio con la mano si alza in senso perpendicolare e si va a posizionare con il palmo della mano sopra la parte di attaccatura della mano con il polso. In questo caso noi stiamo
eseguendo un premere. Quindi in sostanza nella fase, questa è la fase in, abbiamo semplicemente girato il braccio per destro in senso orizzontale e quello sinistro in modo tale che sia possibile crearlo con un movimento perpendicolare. A questo punto la parte yang semplicemente si avanza verso nord ed è sempre il corpo che sta portando avanti il movimento. Quindi noi ci muoviamo con il corpo, non stiamo piegando la schiena, ma stiamo avanzando con il corpo. La fase yin successiva semplicemente prevede un movimento di rilascio delle mani, la mano sinistra scivola su quella destra e richiamiamo le mani all'indietro come abbiamo già fatto in altri movimenti. Sempre con la condizione che si deve sedere il corpo, non si deve andare indietro con la schiena. Come vedete, i piedi non si sono mossi, hanno mantenuto sempre direzione nord e direzione nord-ovest. Nella posizione finale yin, quindi alla fine dell'inspiro, ci ritroviamo poi un'altra volta a spingere in avanti, sempre spingendo, partendo dal corpo. È il corpo che spinge, sono le anche che spingono. La posizione yang finale prevede praticamente uno spostamento del peso sulla gamba destra. Il prossimo movimento è un movimento molto semplice perché dobbiamo semplicemente tornare a sederci alzando contemporaneamente la punta del piede destro, quindi mentre ci sediamo alziamo anche la punta del piede destro e diamo un piccolo movimento alle mani, ma le braccia non devono avvicinarsi, devono restare morbide davanti a noi, perché stiamo preparando un movimento di rotazione. Il piede destro lo ruotiamo a sinistra in modo tale che si vada a direzionare verso ovest. Quindi ci troveremo con il peso sulla gamba sinistra, con il piede destro direzione ovest e con il piede sinistro direzione nord-ovest. Come vedete è una posizione molto particolare ed è anche importante la posizione del piede destro che poi vedremo per quale motivo. Fatto questo movimento, contemporaneamente c'è uno spostamento delle braccia dovuto semplicemente a un movimento dell'anca. Non sono le braccia che si muovono, ma è l'anca con il movimento di rotazione, è l'anca che sta trascinando le mani a sinistra fino a che rende possibile lo spostamento dell'anca. Dopodiché, con un piccolo movimento di chiusura, le braccia si vanno a posizionare verso sud. Come vedete, l'anca è completamente girata. Per quale motivo dobbiamo stare attenti al piede che sia in questa posizione perfetta? Perché se noi avessimo portato il piede nella posizione di nord-ovest, nel movimento dell'anca ci saremmo trovati bloccati e quindi non avremmo potuto completare correttamente il movimento. Come vedete, io l'anca non la posso più muovere oltre questa posizione, quindi non riuscirei ad andare a sud. Posizionando il piede invece correttamente verso ovest, l'anca gira correttamente portando le mani verso sud. E questa è la chiusura di uno yang. A questo punto, avendo portato il peso sulla gamba sinistra, per portare il movimento yin dobbiamo spostarci sulla gamba destra con tutto il peso. Richiamiamo, quindi richiamiamo la mano sinistra come se dovessimo creare una sfera, portando contemporaneamente il peso, ci andiamo proprio a sedere sulla gamba destra, creando la sfera, quindi una sfera bella ampia. In realtà la mano destra non chiude la sfera, ma si posiziona creando il becco della gru. Il becco della gru è costituito dalle 4 dita che vanno a racchiudere il pollice, quindi è un movimento di chiusura che ci consente di tenere
il becco verso il basso come se fosse una punta. La punta deve poggiare sul palmo della mano come direzione e mentre invece la posizione del braccio deve essere angolare, non, diciamo, non a 90 gradi, ma leggermente obliqua. La posizione del braccio in questo caso è direzionata a nord, perché il nostro corpo è a nord come posizione lineare e il braccio segue le spalle, quindi non va oltre le spalle, ma segue le spalle. Quindi ci troveremo in questa posizione. Fatta questa posizione, abbiamo finito lo yin, ci spostiamo ruotando semplicemente le anche come abbiamo fatto prima, ma nel senso opposto, sempre portando il peso sulla gamba destra. Ruotiamo andando a portare il corpo direzionato verso nord, mentre i piedi restano perfettamente immobili, il destro verso ovest, il sinistro verso nord-ovest. Qui praticamente stiamo praticamente montando una molla che poi consentirà di partire in un altro movimento yin in modo tale che girando l'anca praticamente il della gru verrà puntato nella direzione ovest, mentre contemporaneamente abbiamo il piede sinistro che ruota esattamente come, come ruota anche il corpo e sembrerebbe quasi un passo di danza perché alziamo la punta e facciamo in modo che il tallone si diriga verso nord. Questo è importante perché adesso vedremo come si muove il piede. Se portiamo il tallone verso nord, diventerà più semplice il movimento successivo. La mano sinistra rimane esattamente come stava, non fa alcun tipo di movimento, l'unico movimento lo fa il becco della gru andandosi a posizionare in modo non stiamo abbiamo semplicemente movimento del piede. Il piede si muove insieme al tronco. Fatto questo, abbiamo un movimento yang. In pratica dobbiamo spostare il nostro piede sinistro dietro di noi, quindi spostarlo verso est, quindi ci stiamo spostando da ovest verso est con il piede sinistro e per questo motivo dobbiamo stare attenti che questo piede mantenga la direzione ma anche mantenga la posizione rispetto a dove è stato posizionato fino a poco fa. Quindi spostiamo il piede in modo tale che sia possibile sopravanzare il piede destro, il peso chiaramente ce lo abbiamo tutto sulla gamba destra, perché come vedete questo piede, questa gamba è la gamba vuota, quindi in questo modo possiamo spostare il piede fino a dove pensiamo sia opportuno posizionarlo in base alla nostra posizione del cavaliere. Fatto questo, appoggiamo chiaramente il tallone per primo, posizioniamo il piede, stiamo spostando il peso in modo tale che sia equilibrato a sinistra. In questo modo ci troviamo ad avere il piede destro sempre in direzione da ovest, stavolta il piede sinistro. Io no, non è necessario. Mi consente di stare bella stabile. Questa posizione, che è uno yang, posizioniamo adesso il piede destro direzionandolo in direzione sud-ovest e contemporaneamente giriamo la mano sinistra portando il palmo in direzione sud. Questo è un yin, braccio destro è fermo, ci
ci spostiamo con il peso verso la sinistra, spostiamo a destra, direzione sulla destra, sempre spingendo mente la mano in modo tale che il palmo si direziona da su. In questo modo, come vedete, il nostro corpo è direzionato a su, perché avendo spostato il piede destro in senso obliquo, abbiamo anche obbligato la nostra anca a girare verso il movimento. Ci troveremo con l'ombelico che potrà essere direzionato sul movimento. L'ultimo movimento è uno yang, non è nient'altro che uno spostamento del corpo in avanti per chiudere la frusta semplice. Quindi, come vedete, da un semplice movimento del piede abbiamo costruito tutto un movimento di attacco e di movimento verso il sud. Questo è il primo quadrante, grazie della visione e buona pratica. Allora, come vedete abbiamo chiuso il movimento Yin, ci siamo posizionati con il carico del peso sulla destra e possiamo dare via al movimento Yang. Il movimento Yang è quel movimento che vede muovere in avanti verso ovest il becco della gru e girare il piede sinistro come se fosse un passo di danza. Quindi si ruota con la punta, si ruota in modo tale che il piede venga ad assumere una posizione a 90 gradi rispetto al piede destro. Il piede è libero, anche la gamba è libera, tutto il peso è sulla destra, siamo morbidamente piegati con le ginocchia. Questa è una posizione molto, molto pesante, quindi dobbiamo tenerla il più brevemente possibile. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare il nostro piede sinistro verso est, quindi dietro di noi, perché noi stiamo in direzione ovest. All'indietro ci muoviamo con il piede, andando a posizionare il piede sulla stessa direttrice in cui ci trovavamo, quindi non andando in avanti né indietro, ma andando a sopravanzare il piede destro. Quindi non dobbiamo chiudere troppo velocemente il piede sinistro, altrimenti ci troveremmo a perdere la nostra posizione del cavaliere. Un errore che si fa molto spesso è andare a cedere il peso nel momento in cui spostiamo il peso del piede, andare a portarci subito il peso e quindi ci cadiamo sopra e molto spesso per non aver completato il movimento ci troviamo in una posizione in cui il cavaliere è perso perché vedete, come vedete, mi trovo con i due talloni che si uniscono, non ho più il cavaliere. Allora dobbiamo fare attenzione a che il piede sinistro, poggiando il tallone, quindi vada oltre la posizione del tallone del piede destro, non di tanto, l'importante è che vada oltre, e quando si poggia il piede sinistro si procede con la parata. La posizione di piedi ci troviamo ora con il piede destro diretto verso ovest e il piede sinistro diretto verso sud. Le gambe sono piegate e nella posizione del cavaliere. Abbiamo la nostra sfera delle ginocchia. Le ginocchia tendono, come abbiamo detto, verso l'esterno. Abbiamo fatto una parata e questa è la fine, il completamento della posizione Yang. La posizione successiva è intermedia. Abbiamo uno Yin in cui lo spostamento del piede sinistro, la punta, va verso sud-est, sud-ovest. Spostando il piede andiamo anche a spingere verso il piede, verso la gamba sinistra e giriamo la mano in modo tale che da questa posizione con palmo verso nord ci troviamo con la posizione del palmo verso sud. Quindi
questa posizione, spostiamo, diamo un movimento rotatorio, diciamo a spirale della nostra forza, la spostiamo dal piede, spostando quindi l'anca, facendo sì che l'anca vada in avanti, e spostiamo brevemente la mano verso, con il palmo verso sud, per poi completare la fase yang con lo spostamento del nostro corpo verso sud. Fate attenzione perché nel momento in cui ci trovavamo nella fase yang della parata, il nostro corpo era direzionato verso sud-est. Quando abbiamo fatto invece il movimento di spostamento nella fase yin, spostando il piede in modo angolare, direzionandolo in sud-est, abbiamo praticamente spostato il nostro bacino direzionandolo verso sud, quindi preparandoci verso l'azione yang. Quindi da questa posizione spostiamo il piede e ci posizioniamo con l'anca rivolta verso sud. A questo punto, fase conclusiva, yang, uno spostamento non del braccio, ma del nostro corpo. In pratica il nostro corpo viene in avanti, viene spinto in avanti, le anche spingono verso la gamba sinistra e contemporaneamente c'è anche lo spostamento leggero del braccio, quindi perché viene tutto spostato verso l'avanti. Fate molta attenzione perché quando spostate il ginocchio in avanti nel vostro posizionamento non dovete mai sopravanzare il ginocchio al piede, quindi non dobbiamo mai fare uno spostamento del ginocchio oltre la punta del piede perché ci troveremmo in una posizione scomoda e disequilibrata. Il nostro corpo deve essere sempre centrato, le nostre sfere devono essere sempre centrate e l'equilibrio deve essere mantenuto sempre con un corpo ben centrato. Quindi l'ultima parte di questo quadrante si chiude con uno yang. Lo yang chiude praticamente con una spinta in avanti.